Questo fu l'ultimo serio tentativo di Perumal Swami di cercare di nuocere all'ashram. Poco dopo la sua salute peggiorò al punto che passò gli ultimi 20 anni di vita costretto in casa, invalido. Con il passare degli anni e con il peggioramento della sua malattia, cominciò a realizzare quanto male si fosse comportato. In una delle sue ultime visite all'ashram, arrivò su un carretto trainato da un cavallo perché era troppo ammalato per camminare. Venne nella sala e parlò a Bhagavan. Bhagavan disse: andrò all'inferno perché ho fatto molte cose cattive. Ti prego di perdonarmi e di non dimenticarmi. Bhagavan rispose: anche se tu mi dimenticherai, io non dimenticherò te. Ma sarò all'inferno, esclamò Perumal Swami. Bhagavan lo guardò per un po' e poi disse: io sono presente anche lì. Nei suoi ultimi giorni Perumal Swami fu abbandonato da tutti i suoi amici e truffato di tutto il denaro. Durante questo periodo visse per un po' nella casa di un uomo chiamato Mudaliar. Questi si fece prestare tutto il denaro da Perumal Swami e quindi si rifiutò di restituirglielo. Quando capì che Perumal Swami non aveva più denaro da dargli, cercò di buttarlo fuori da casa sua. Chiamò un calesse, ve lo mise sopra e disse al guidatore di portarlo allo Sri Ramanashram. Ti sto mandando allo Sri Ramanashram, disse. Molte persone là mangiano senza pagare nulla. Li hai serviti per molti anni, così sicuramente si cureranno di te. Dopo aver detto questo, disse al guidatore di metterlo all'interno del cancello e di andarsene poi il più rapidamente possibile. Le autorità dell'ashram si rifiutarono di accettare la presenza di Mudaliar. Noleggiarono un altro calesse e lo rimandarono direttamente nella casa di Mudaliar. Quest'ultimo, che non lo voleva riprendere, si rifiutò di farlo entrare. Noleggiò quindi un altro calesse dicendo al guidatore di depositare nuovamente Perumal Swami nell'ashram. L'ashram ancora si rifiutò di accettarlo e lo rimandò a casa sua. Mudaliar alla fine ammise la sconfitta e permise a Perumal Swami di restare ancora con lui. Perumal Swami morì nel 1950, solo e senza cure, su una panchina di pietra da qualche parte in città. Pochissime persone a quel tempo avevano simpatia per lui. Quasi tutti giunsero alla conclusione che tutti i suoi problemi erano il risultato delle campagne che aveva fatto contro Bhagavan. Sapete?
chiaro? E riguarda per noi, Semi? Sì, che alla fine il suo comportamento nella vita alla fine lo ha portato a prendere una malattia, comunque a star male. Quindi puoi dire anche un altro modo, no? Il karma. Sì, quando lui è comportato male, solo questa è un'opinione, perché lui è comportato male, perché ha fatto una come dice, un danno o qualcosa, lui è stato una buona posizione e dopo l'ha tolto questa posizione. Quindi la mente normale non riesce a digerire, lui non è riuscito a digerire. E così mentalmente agiva le cose negative, ma l'importante è lui non riuscito a digerire, e dopo lui ha cominciato a vomitare tutto questo. Anche cosa devo considerare, no? Quindi qua più la persona è vittima è lui, per non farmi la vittima. Cioè, la karma l'ha portato, no? È così. E lo lascia un po' servire per tutti, un po' bene o male. Prima lui ha avuto una capacità, hai la forza, energia, capacità di fare bene o male, contro o anche servito, anche servito la Bhagavan, anche portato anche sua scoria, anche la pulita l'ha fatto, poi tante belle la pubblicità l'ha fatto, questo deve essere riconosciuto. Come è venuta la malattia, e così anche le è venuto un incidente. Il motivo sembra certo, il motivo è illusorio, illusione, è egoistico, così, no? E io sento l'altro deve essere accettato e curato lui, non abbandonato, così morito fuori. Così, no? E avevano detto anche tu vai, inverno anche io sto là. E quindi quando lui è venuto chiesto un aiuto, ho chiesto l'aiuto, no? Non è combattuto, questo è l'aiuto. E non ce l'ha mendicata, no? Questo è anche un tipo di indignazione. E qualche volta nella vita noi non devo pensare sempre visione egoistica, questa visione egoistica non riesce a gestire così. Il soggetto, cosa serve? Un aiuto oppure un rifiuto? Serve un malato, serve un aiuto. Quindi c'è una persona con malattia, tumore, sì, mettiamo nell'ospedale, cominciano a curare. Così anche lui ha avuto una malattia, la malattia mentale. Deve essere curato. E il karma anche parte, la maggiore parte ruolo, quindi non ho sito contro il karma, fare l'azione perché la promozione mi ha anche seguito questa
un po' di malo comportamento secondo il suo karma, perché l'ego sempre stava al primo posto, non è riuscito a obbedire, non è riuscito a essere umile, e questo è il suo karma, quindi lui non è riuscito a combattere il suo karma usando la sua volontà attuale. Questo è aspirando a fare questo tipo di errore sempre. Non combatto secondo il karma, seguo il karma, bene o male, no? Devo abbastanza usare proprio la sua volontà, combattere contro il karma, andare in direzione. E la direzione deve essere sempre difficoltosa, problematica. Non pensate è una via facile che porterai una illuminazione, deve essere una via difficile. Questo io dico mia esperienza. Comodità sempre la porta confusione. Quindi è necessario utilizzare le volontà. Sì, detto c'è una persona vieni a te, tu devi parlare, curare, guardare, perché è venuto a te cosa migliore. Invece tu andato a cercare qualcuno, tu cercando qualcuno parli con loro, costa un po' di meno valore. Invece qualcuno è venuto a te, tu parli, cura, e costa più valore più. Come noi scegliere, io faccio questo servizio, io vado in una certa direzione, faccio questo servizio, no, non ne vale molto. Ma invece qualcuno è venuto chiedendo un servizio, tu fai, questo vale. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishadmahe. Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Il cielo, la terra, la nostra benedizione e la nutrizione. Curiamo e amiamo. Ricordiamo Sant'Anati. Siamo salvi. Grazie. Grazie, buona giornata.